grande Giove. Creativi e creative, bentornati e bentornate. Io sono Alex, questo è Anime dal Mondo ed è anche il terzo episodio di questa serie per il diorama di Ritorno al Futuro 2. Siamo arrivati alla terza puntata, al terzo episodio di questa serie. Io intanto vi ringrazio per aver supportato gli altri due episodi e quindi posso andare avanti a farvi vedere come lavoro io. Non sono dei tutorial, è come lavoro io tradizionalmente, quindi avete già visto che uso tutta la tecnologia che posso usare per riuscire ad arrivare a quello che è il prodotto finale. In questo caso ho carta bianca perché il cliente per cui sto facendo questo lavoro mi ha dato carta bianca, non c'è nessun problema, quindi vi posso far vedere quello che sto facendo e soprattutto in compagnia del mio amico Marti, vero Marti? Come al solito non ha niente da dire perché è un maleducato, ma soprassediamo. E intanto, se volete vedere altri episodi della serie basta solo che vi iscriviate e quindi cliccando la campanella vi arriveranno tutte le notifiche dei futuri diorami, dei futuri video, di tutto quello che ne concerne questo canale. Cosa dirvi d'altro? Adesso andiamo sul tavolo perché, come avrete intuito ovviamente dalla copertina del video, sto ricreando in questo momento il bancone del caffè 80 perché è la parte più essenziale del diorama. Senza quello non ho la proporzione di tutto il resto, anche se ovviamente la proporzione ce l'abbiamo perché c'è Marti che ci fa la proporzione. Sono in scala 1:12 queste action figure della NECA, quindi abbiamo già una proporzione, ma state con me fino alla fine perché dopo aver visto la mia lavorazione vi faccio vedere anche i pezzi finiti. Inizio dunque a mascherare i pezzi che dovranno poi essere verniciati con un altro colore. Il nero è stato un colore di base perché è il colore predominante di questo bancone. Ora preparo il grigio per fare a tampone il bancone, che non è grigio compatto ma sembra quasi un effetto granito, quindi con il mio bel tampone vado a fare tutto quello che è il nostro bancone. Ora maschero anche l'altra parte che deve avere lo stesso colore del pezzo principale e mettendo in tavola i pezzi realizzati in 3D posso anche realizzare le maschere. Una volta dipinto con il colore che mi serve, posso togliere le maschere una volta che si è asciugato il colore. Con il nero, in questo caso, vado a rifinire i dettagli.
per fare il bordo del bancone, che è giallo, lo vado a mascherare da una parte con lo scotch di carta, dall'altra lo appoggio semplicemente su un foglio di carta in modo che mi faccia da base. E come vedete uso anche i famosi pennarelli acrilici. Realizzato in questo modo la vetrina del nostro banco, posso andarlo anche a importare in Pepa Cura per ricavarne il pezzo in 2D, quindi da poter stampare e ritagliare. Una volta stampato, adesso con il foglio trasparente di acetato che ho lo posiziono sul file stampato, così posso ritagliare le sagome avendo poi i pezzi di pellicola trasparente che mi serviranno per ricreare la vetrina. Avendo i pezzi e avendo stampato il bordo della nostra vetrina, con la pistola d'aria calda vado a termoformare questa plastica in modo tale che rimanga già arrotondata. E vado ad assemblare la vetrina. Con la Mod Podge Gloss invece vado a riempire tutti quegli spazi e vado ad incollare i vari pezzi in modo tale che rimanga poi trasparente. Ed eccoci qui in tutta la sua magnificenza questo bancone del Caffè 80, perché sarà un diorama bello grande, e io metto anche qua Marti che giustamente c'è una Pepsi Perfect, una Pepsi perfetta, voglio solo una Pepsi. Vabbè, io sicuramente come imitatore faccio abbastanza schifo, quindi lasciate perdere questa mia vena da pagliaccio. Ma il bancone non è in un unico pezzo, perché un po' sarebbe un po' difficoltoso fare tutto un pezzo, anche per la spedizione che dovrò fare poi successivamente. Ma è un po' perché insomma farlo tutto insieme, tutto collegato insieme, sarebbe comunque meno robusto, e quindi è disposto, o meglio frazionato, in 4/5 parti, perché c'è la vetrinetta, c'è questa parte, c'è il bancone, c'è la parte del bancone che a me piace di più, che è quello della Pepsi, e poi c'è la parte del bancone delle ciclette. Adesso ve le faccio vedere. Infatti il pezzo che mi piace di più è questo, che è quello dove nel film esce la Pepsi, e poi coi simboli della Pepsi che sono riuscito a ricavare, con tutta la lavorazione che c'è, con la colorazione che sono andato a prendere e quindi a cercare di fare la colorazione originale, questo è il pezzo che mi piace di più. Poi abbiamo il pezzo dove poi andranno infilate le due ciclette che si vedono appunto nel film, con le varie ricreazioni, quindi anche della banda sotto che si vede. Io sono andato a prendere tutti i fotogrammi per essere il più preciso possibile. Poi abbiamo il bancone normale, quello dove all'entrata si vede una biondina, se non ricordo male,
che beve un qualcosa qui mentre parla con lo schermo, e dove nello schermo c'è addirittura Michael Jackson. Quindi questa è la parte del bancone, non ha niente di strano, di particolare, è solo un bancone. E poi abbiamo la vetrinetta, dove dentro andranno poi predisposte tutti quegli oggettini e quelle delizie che devo andare bene a vedere nelle foto che cosa c'è dentro per ricrearlo. E poi abbiamo l'ultima parte del bancone, dove appunto è appoggiata la vetrinetta, dove però in questo caso ho ricreato anche questa parte posteriore dove c'è questa mensola, perché nel film, quando Marty va dietro al bancone perché arriva suo figlio del futuro, lui si nasconde dietro al bancone, e dietro al bancone si vede questo, appunto, che c'è una piccola mensola con degli oggetti sopra. Anche lì andremo a ricreare quello. Quindi siamo arrivati a questo punto del diorama, e spero vi piaccia tutto quello che sto facendo per ricreare questo caffè 80 di Back to the Future, che è in scala con queste action figure della NECA. E siccome i riscontri sono stati positivi, devo dire che mi piace questa cosa, mi piace andare avanti, mi piace farvi vedere anche come lavoro io, appunto perché è una cosa che non vi ho mai fatto vedere. In sostanza, io sfrutto tutte le mie conoscenze per arrivare a un risultato del genere, e soprattutto partendo da zero, quindi non avendo niente come kit di montaggio o cose simili che a me non piacciono tantissimo. Siamo arrivati alla fine, mi raccomando, lasciatemi qua sotto dei commenti, e se siete arrivati qui alla fine iscrivetevi al canale, così vedrete le prossime puntate e come andrà a finire questo caffè 80 dedicato a Marty McFly parte seconda, o meglio Back to the Future parte seconda, ma di questo Marty McFly dedicato alla parte seconda. Da Alex e Anime del Mondo è tutto, alla prossima, ciao!